Ti senti bloccato o insoddisfatto? Oggi ti spiego perché il ringraziamento può migliorare il tuo modo di vivere. Vedremo bene come funziona la gratitudine e 3 modi per usarla ogni giorno. Se vuoi trasformare la tua energia, questo video fa decisamente per te. Hai mai ringraziato per qualcosa che non era davvero perfetto? La gratitudine non è un premio, è una scelta che cambia la tua prospettiva. Perché il ringraziamento cambia il tuo focus mentale, non va a cambiare la realtà, cambia semplicemente il modo in cui la guardi. Quando ringrazi, sposti l'attenzione da ciò che manca a ciò che c'è, perché la gratitudine è come una lente, ma sei tu a scegliere cosa mettere a fuoco. La gratitudine aiuta tantissimo a rafforzare la resilienza, perché chi sa ringraziare anche nei momenti difficili sa sicuramente trasformare la sua ferita in un punto di forza, trasformando e usando la gratitudine come il ponte che trasforma ciò che è stato in ciò che realmente può essere. Dire grazie è uno dei gesti più potenti che puoi fare, perché la gratitudine crea connessione, riconoscimento e rispetto, e chi si sente visto si sente vivo. Andiamo ora a sfatare 5 falsi miti o credenze popolari in merito a questo argomento. Ringraziare è da deboli. Partiamo subito così. In realtà non è assolutamente vero. È il gesto più forte che ci sia, soprattutto in questa società, e serve davvero tantissimo coraggio a riconoscere il valore, anche quando non è perfetto. Debole è chi non ringrazia mai. Alcuni pensano che il ringraziamento equivalga ad accontentarsi, ma la gratitudine non è rassegnazione, è consapevolezza. E questo ci porta ad una frase davvero molto diffusa anche tra di voi, e mi è capitato molto spesso di sentirlo dire anche in consulenza: non ho nulla per cui essere grato. Anche il respiro è un dono. La gratitudine nasce davvero dalle piccole cose, dai piccoli gesti, dalle piccole azioni. Non c'è dovuto nulla in questo mondo e ogni cosa che abbiamo siamo solo noi a dargli valore. E se non lo facciamo, non è vero che non c'è niente, ma l'unica verità è che non siamo capaci di riconoscere il buono, in primis in noi stessi e poi anche nel mondo che ci circonda. Perché molti dicono che la gratitudine sia solo una pratica spirituale, una pratica che però ha effetti reali su mente, corpo e relazioni. Infatti altri ancora dicono che ringraziare non cambia assolutamente nulla. In primis cambia te, e quando cambi tu cambia tutto. Vi faccio un esempio. Se qualcuno mi dicesse grazie per i contenuti che crei invece di mandare insulti, io avrei più persone positive rispetto a quelle negative. Ora, la mia forma mentis è quella di creare un contenuto anche se me lo chiede una singola persona. Però immaginate che la società e il mondo non funziona esattamente come me. Quindi in realtà molta negatività e molte opportunità positive ve le perdete perché non siete in grado di dire grazie. Personalmente la mia storia di oggi è quando ho iniziato a ringraziare anche per le cose difficili. Vedete, ogni cosa nella vita, nell'esistenza, se volete essere più aulici, ti porta a conseguenze, ti porta a ragionamenti, ti porta alla formazione della persona che sei e al desiderio di quella che vuoi essere. Quindi in realtà tutto ci ha formato per come siamo oggi, e quindi di conseguenza tutte le cose belle che ci sono successe sono frutto magari di tantissime cose brutte, e tutte le cose brutte che ci sono successe sono frutto magari del non riconoscere, del non apprezzare, oppure del voler puntualizzare e ostinarsi continuamente a risolvere un problema che non dipende da noi, perché noi non siamo responsabili
per qualcosa che noi in primis non possiamo decidere. È l'equivalente, come si dice spesso, se un serpente ti morde, vai in ospedale a somministrarti l'antidoto o rincorri il serpente per chiedergli perché ti ha morso? Molti rincorrono quel serpente. Bisogna lasciare andare. Anche le cose brutte succedono e dedicarsi quei 5 minuti di rammarico, però poi prendere comunque le redini della propria vita, perché noi siamo responsabili poi del resto della nostra giornata e del resto della nostra vita. È vero che un problema ci può rattristare, però trovarvi una soluzione è una nostra diretta e unica responsabilità. Adesso cercherò di darti 3 azioni pratiche per allenare la gratitudine. Allora, inizia con lo scrivere almeno una cosa al giorno per cui sei grato, anche una cosa minuscola, perché la gratitudine si allena e ogni parola è un peso che diventa più leggero. Come seconda cosa, inizia con ringraziare una persona, tramite messaggio, chiamata, quando vi vedete dal vivo, perché il ringraziamento crea ponti laddove pensavi ci fossero soltanto muri. Poi, come terza azione, cerca di fermarti almeno 1 minuto al giorno e rifletti su cosa c'è di buono ora nella tua vita. Perché ricordati una cosa, la gratitudine non aspetta mai il momento giusto, lo crea. Perché ogni grazie che dici è un passo verso la tua pace. La gratitudine non è una reazione, è una rivoluzione silenziosa. Ringraziare è scegliere di guardare la luce anche quando sappiamo che fioca. Adesso tocca a te. Scrivimi un po' nei commenti se c'è qualcosa di cui sei particolarmente grato oggi, anche questo video. Condividi questo video con qualcuno che ha bisogno di ritrovare un po' il senso della propria vita e ricorda di iscriverti al canale per altri strumenti di consapevolezza. Adesso passiamo alla nostra citazione prima del congedo. Come diceva Thich Nhat Hanh, cammina come se stessi baciando la terra con i tuoi piedi. E noi ci rivediamo sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Raizen. Ciao.